Analogico bello, digitale pratico, ma c'è una soluzione che accontenta tutti. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e la diatriba tra analogico e digitale è sempre dietro l'angolo. Da tempo pensavo a una soluzione che mi permettesse di avere la comodità del digitale senza rinunciare ai pedali analogici e finalmente l'ho trovata, l'MC6 Pro di Morningstar. Ma che cos'è e come può tornarti utile? L'MC6 Pro è un controller MIDI che permette di controllare pedali, amplificatori, outboard, non solo dotati di connessioni MIDI. Tra poco vi spiego come fare, ma prima di iniziare vi ricordo che trovate sempre il link in descrizione. Il MIDI che cos'è? È un protocollo usato per il controllo di vari dispositivi dotati appunto di connessioni MIDI come pedali, effetti, tastiere, workstation. La potenzialità di un controller di questo tipo è infinita, specie se permette il controllo anche di strumenti non dotati di connessioni MIDI. Io lo sto utilizzando per controllare la mia nuova pedaliera con due modalità, uno che ho definito live per richiamare i preset dei singoli effetti e due che ho chiamato set list per memorizzare i suoni e le combinazioni dei pedali in base al brano, senza quindi dover ballare il tip tap tra i pedali. E ora vi farò vedere. Ringrazio Morningstar per avermi inviato l'MC6 Pro per questa recensione. Il controller arriva in un imballo ben protetto e al suo interno troviamo i piedini adesivi, il cavo USB-A USB-C per collegarlo al computer, un breve manuale di istruzioni, il controller. Ho chiesto anche di inviarmi dei cavi e degli adattatori MIDI prodotti sempre da Morningstar e a mio avviso sono tra i più piccoli presenti sul mercato e per questo sono ideali per risparmiare spazio in pedaliera. La cosa particolare dell'MC Pro, come potete vedere, è la forma. Come vedete è rialzato per un accesso più comodo ai 6 switch e per vedere meglio i 3 schermi LCD che sono personalizzabili. Ed è proprio lo schermo uno dei suoi punti di forza. Possiamo ad esempio assegnare ad uno switch l'accensione e lo spegnimento di un effetto o il cambio di suono e lo schermo LCD ce lo indicherà chiaramente. Abbiamo 128 banchi, ognuno con 4 pagine, ogni pagina ha 6 switch e ad ogni pulsante possiamo assegnare fino a 32 messaggi MIDI simultanei. Ma come colleghiamo gli effetti? L'MC6 Pro ha varie possibilità. La più comune è il classico cavo MIDI standard a 5 pin, ma abbiamo anche due connessioni USB chiamata USB device se vogliamo controllare una workstation o un software e USB host per controllare pedali come ad esempio il Pod Go. Ci sono poi 4 porte Omni che possiamo configurare indipendentemente come uscite MIDI TRS, collegarci un pedale di espressione oppure usarle come ingressi per degli switch ausiliari. E non mi aspettavo poi 2 uscite relay che permettono di controllare anche strumentazione non MIDI, come ad esempio il cambio canale o l'accensione del riverbero di un amplificatore, oppure per impostare il tap tempo di un delay a pedale. Per cui se avete un ampli o un effetto dotato di ingresso per il foot switch, con questo MC6 Pro siete a posto. Sul lato poi troviamo anche 2 porti MIDI in e out, mini jack stereo da 3,5 pollici e sono comodi se vogliamo essere liberi da cavi e collegarci un trasmettitore wireless MIDI. Ma vediamolo in azione sulla mia pedaliera. Quella che vedete qui è la mia ultima pedaliera concepita espressamente per la versatilità. I pedali che vedete sono tutti dotati di connessioni MIDI. Abbiamo il Kernom Ridge e 3 Walrus audio. L'M1 per le modulazioni, il D1 per i delay e l'R1 per i riverberi. Basta collegare il primo pedale all'uscita MIDI out dell'MC6 Pro e gli altri in cascata tramite le connessioni MIDI. Notate come questi cavi della Morningstar siano piccoli e non levino spazio in pedaliera. Non ho l'amplificatore ma ho scelto di inserire un altro pedale della Walrus, la CS1, un pedale incredibile che simula ampli e cabinet, anch'esso MIDI. Al momento non ho esigenza di controllarlo via MIDI, ma volendo basta connettere il cavo in cascata. E ora veniamo al punto forte. Programmare il controller è fattibile anche per chi è a digiuno di MIDI. Non dico che sia semplicissimo, è richiesto un minimo di impegno. Ma fortunatamente Morningstar ha diversi tutorial e un manuale ben fatto su come configurare il controller tramite l'editor software, sia per Mac che per PC e anche per dispositivi mobili. Vediamolo in azione, ma prima ragazzi, se il video vi sta piacendo, mi raccomando prendete un cavo MIDI e tiratelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai!
a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio! Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. In live mode ho configurato 3 preset per ogni pulsante. Dovete sapere che ogni switch reagisce a come lo premiamo. Possiamo assegnare ad esempio uno o più messaggi quando premiamo lo switch, quando facciamo doppio clic, quando lo teniamo premuto a lungo e molto altro ancora. Basta selezionare uno dei 128 banchi, scegliere uno dei 24 preset e decidere cosa fargli fare. Iniziamo con il Kernom Ridge, l'overdrive. Premendo il pedale seleziono un overdrive trasparente adatto per suoni crunch. Con un doppio clic attivo un overdrive più medioso. E infine, tenendo premuto a lungo, seleziono una distorsione più pesante. Passiamo alle modulazioni dell'M1. Premendo il pulsante seleziono un chorus. Con un doppio clic attivo un phaser. E tenendo premuto a lungo seleziono il tremolo. Passiamo al delay di 1, premendo il pedale seleziono un delay analogico. Con un doppio clic attivo un delay stereo. E tenendo premuto a lungo seleziono uno slap delay. E infine vediamo il riverbero R1. Premendo il pedale seleziono un riverbero spring, tipico degli amplificatori. Con un doppio clic attivo un riverbero plate. E tenendo premuto a lungo seleziono riverbero Hall. In basso a destra ho configurato anche uno switch per il tap tempo che va a sincronizzare contemporaneamente tutti i pedali che accettano questo tipo di messaggio, ad esempio il delay e l'effetto di modulazione. Ragazzi, ma prima di vedere la modalità set list, se siete a digiuno di effetti non perdetevi il mio corso suoni effetti in 2 volumi dove vi spiegherò come funzionano i 16 pedali più utilizzati da noi chitarristi e come costruire 29 catene effetti adatte a qualsiasi genere. Trovate il link qui sopra e in descrizione. Vediamo ora l'attesissima modalità set list, molto comoda per impostare i suoni che andremo ad usare in ogni canzone. Possiamo assegnare ad ogni switch un brano ed il bello è che per ogni banco abbiamo fino a 4 pagine
per un totale quindi di 32 canzoni, direi più che sufficiente per una tipica serata. Premendo il pulsante andiamo ad accendere e spegnere solo determinati effetti, richiamando i relativi preset. E questa è una funzione fantastica perché evita di ballare il tip tap tra i pedali e il tempo di richiamo è praticamente istantaneo. Entriamo ad esempio nella sottopagina della prima canzone. Come vedete ho programmato ogni switch in modo da richiamare i suoni per ogni sezione. Intro, strofa, se poi invece avessimo bisogno di tornare alla modalità live, perché magari stiamo improvvisando un brano che è fuori scaletta, basta tenere premuto il pulsante ed essere subito pronti. Ragazzi, sono un paio di settimane che sto lavorando con questo controller e quello che ho capito è che le possibilità d'uso sono infinite. Ad esempio potrei crearmi dei banchi dedicati soltanto al controllo di una loop station col pulsante stop, play, overdub, selezione delle tracce, qualsiasi cosa sia controllabile via MIDI. Oppure possiamo integrare i pedali analogici con una pedaliera digitale tipo l'Oton Ampero o la GP200 della Valeton e richiamare quindi istantaneamente il meglio dei due mondi, analogico e digitale. Oppure potremo controllare il nostro computer portatile selezionando suoni e attivando plugin per utilizzo live o in studio. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Il costo dell'MC6 Pro è di 450 euro e per me è un prodotto fantastico se vi serve la versatilità del digitale, non volendo rinunciare però alla nostra strumentazione analogica, oppure se avete bisogno di controllare ulteriormente la vostra attrezzatura digitale. Vi lascio come sempre il link in descrizione e se voi usate il MIDI per controllare i vostri effetti fatemelo sapere, mi raccomando, con un commento qui sotto che ovviamente non leggerò, e se volete approfondire il discorso pedali ed effetti non dimenticate di guardare il video qui sopra, vale veramente la pena. Ciao ragazzi, buona musica!